Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Allora, oggi vi faccio vedere come effettuo il taglio post prima settimana di Inversion Method. Trovate il video direttamente sul canale YouTube e il video che trovate subito prima di questo, quindi se volete ve lo lascio anche qui sopra nella schedina. In questo modo potrete anche andare a recuperarlo se lo avete perso. Ho fatto la prima settimana di Inversion Method, è appunto un metodo di massaggi che si esegue allo scalpo per stimolare la crescita dei capelli e appunto, come vi ho detto, in questo periodo sto intraprendendo questo percorso di recupero tra molte virgolette della chioma, dal momento che non è un vero e proprio recupero, poiché i miei capelli non soffrono di particolari problematiche, ma il mio intento è semplicemente quello di andare a lavorare sulla rimozione di quella parte della chioma che ancora si porta dietro, diciamo così, i danni da calore, danni da tinture sintetiche che ho apportato negli anni precedenti. Quindi questo sarà un video, una serie di video in cui appunto vi farò vedere i tagli che effettuerò dopo ogni settimana di massaggio. Allora, con l'occasione ovviamente colgo per farvi vedere come taglio i capelli da sola. Su Instagram ieri sera vi ho chiesto se preferivate vedere il video in cui realizzo il taglio da sola utilizzando l'elastico oppure utilizzando il Crea Clip, che è quell'aggeggino che ti consente di eseguire il taglio da sola con la guida appunto di uno strumento meccanico che ti aiuta appunto ad eseguire il taglio in modo più corretto possibile. Avete votato l'elastico, quindi vuol dire che questa volta vi faccio vedere il taglio con l'elastico e alla prossima invece ci vedremo con il Crea Clip. Adesso io vi faccio vedere come effettuo il taglio, mi sposto un po' in modo tale che vi faccio vedere come eseguirlo, abbasso un pochettino il telefono e cerco di inquadrare bene la scena, perché comunque i capelli sono molto lunghi, dubito che riusciranno a rientrare all'interno dell'inquadratura in modo totale. Se non riuscirete a vederli in tutta la loro lunghezza, ecco, spero che possiate perdonarmi. Comunque cercherò di essere più chiara possibile e di farvi vedere bene, ecco, il taglio. Adesso raddrizzo la situazione, mi allontano un po' e ci rivediamo. Allora, molto probabilmente non vedrete la mia faccia per tutto il video, però penso che sia irrilevante, visto che comunque ci focalizzeremo sui capelli. Perdonatemi se magari sarò un po' impacciata nei movimenti, ma comunque ho il filo del microfono che mi impedisce una certa libertà negli spostamenti, diciamo, fisici, quindi spero comunque di farmi capire e scusate ancora se non vedrete la mia faccia per tutto il video. Allora, io adesso vado a sciogliere i capelli, io li ho già districati, quindi comunque sono già abbastanza lisci. La scelta che faccio è quella di andare a tagliare i capelli da asciutti e sono anche leggermente, diciamo così, sporchi, passatemi il termine, perché questo è l'unico momento in cui fondamentalmente i miei capelli sono lisci, perché se vado a lavarli e li taglio poi da bagnati, innanzitutto andandoli a districare poi da bagnati, comunque andrei ad apportare una serie di danni che vorrei evitare e comunque non sarebbero completamente districati, quindi pronti per subire il taglio. Nel frattempo vi chiedo scusa se sentite sempre rumori, però purtroppo in Sicilia si dice la zita è questa, quindi non ci posso fare niente. Vi dicevo, quindi io scelgo sempre di tagliarli da asciutti e quando non sono proprio pulitissimi, perché comunque nel corso della settimana i capelli tendono a lisciarsi, non c'è più il volume che mi dà il lavaggio, quindi comunque i capelli sono piatti in cima e sono anche abbastanza lisci nelle lunghezze. Riesco appunto a districarli in modo ottimale perché non ci sono più i nodi dovuti dal lavaggio, da trattamenti eccetera, quindi comunque questo per me è un momento particolarmente indicato per fare per fare il taglio, scusate. Allora, vi dicevo, io li ho già districati, ma comunque andrò a districarli nuovamente e li andiamo poi a misurare, partendo anche sempre dalle punte, nonostante li abbia già districati stamattina. Ecco, già comincio ad avere degli impedimenti riguardo appunto
ai movimenti, ma non vi preoccupate, adesso comunque devo passare a dei movimenti fatti da dietro perché dovrò un attimo metterli dritti. Allora, adesso li andiamo a misurare, anche se penso in una settimana non siano cresciuti di tanto. Erano 128 cm, adesso vediamo quanto misurano, ma credo comunque che siamo lì. Lascio il metro, cerco di stenderli un po' con la mano. Sì, sono 128 come appunto all'inizio della settimana, quindi in questa settimana non ci sono stati risultati di lunghezza, vabbè, ma c'era da aspettarselo una settimana, è molto strano comunque che allunghino. Allora, quindi sono 128, adesso andiamo nuovamente a districarli e li portiamo in una posizione quanto più dritta possibile. Districhiamo anche su. Allora, i capelli sono perfettamente districati, cerco di tenerli sempre più dritti possibile. Vado a prendere 2 elastici di quelli che io ricavo dalle calze, di cui vi parlavo in alcuni video precedenti, e vado a, mi abbasso un po', legare, vado ad appiattirli, in questo modo saranno più lisci possibile, e vado a fermarli. Mi raccomando, non portate i capelli dietro le orecchie durante questa operazione, ma devono cadere a fianco all'orecchio. Quindi fermateli, cercate magari di non andare troppo giù con la testa, dovete cercare di tenere la testa perfettamente dritta. Ecco, magari mi alzo, adesso correggerò anche il verso dei capelli. Con questo elastico mi sento molto meglio, anche perché quando lo scenderò durante la lunghezza, comunque l'elastico, essendo più sottile, potrò rigirarmelo. Ok, andiamo a districare nuovamente, riportiamo i capelli in asse e andiamo a dare un'altra districata. Ok, allora, io spero che riusciate a vedere, magari mi giro in questo modo. Sono perfettamente dritta, i capelli sono perfettamente dritti, porto questo elastico verso il basso, tenendo sempre la testa dritta. Dovete sempre guardare in direzione perpendicolare a voi. Poi con la mano destra cerco di acciuffare l'elastico, è un po' difficile effettivamente. Ok, e sempre stando dritta col viso lo porto giù. Ogni tanto diamo una districata alla parte inferiore che magari può formare qualche nodo, e sempre in modo dritto facciamo scendere l'elastico. Arrivata a questo punto io do un altro fermo, cioè non so se adesso lo vedete, ma vado nuovamente a girare l'elastico, perché comunque la massa tende un po' ad assottigliarsi e quindi devo fare un altro giro in modo tale che l'elastico rimanga fedele alla dimensione della coda, e vado ancora giù. Allora, arrivata a questo punto districo nuovamente e lo porto ancora più giù. A questo punto prendo l'altro elastichino. Io non so se riuscite a vedere questo livello, questo passaggio, magari mi alzo un po', e subito sotto all'altro vado a fermare con l'altro elastico. Questo elastico secondario, diciamo così, sarà quello determinante per il taglio, mentre il primo che abbiamo messo è, diciamo, l'elastico guida.
Allora, il secondo elastico, il primo elastico lo lascio qui, il secondo invece lo spingo ancora più giù, lo spingo giù, lo spingo giù, lo spingo giù, ancora sento molta massa, vado a fare un altro giro che sicuramente voi non vedrete, quindi porto un attimo la chioma in avanti, vado a fare semplicemente un altro giro, in modo tale che scendendo ancora comunque i capelli saranno sempre fermi. Ok, mi rigiro, non so se a questo punto riuscirete a vedere più, e lo spingo sempre giù, quindi anche se voi non vedete io vado semplicemente giù a spingere. Allora, io sono arrivata a questo punto, questo sarebbe il ciuffo che io vorrei eliminare. Eravamo a 128 centimetri, quindi adesso io prendo il metro e lo misuro. Sono 13 centimetri. Vado un po' più in basso visto che mi sembra un po' eccessivo come primo taglio. Sicuramente non vedrete, ma vi assicuro che sto semplicemente ripetendo il passaggio di prima. Vado ancora un po' più in basso. In questo procedimento posso un po' abbassare la testa perché comunque ho l'elastico guida che mi assicura la drittezza del taglio. Vado a riprendere il mio metro e vado a misurare. Ok, così sono 10 centimetri, quindi io taglierei a 118, tagliamo a 120, quindi abbasso un altro po', voi sicuramente non lo vedrete, quindi è inutile che mi giro. Ok, sono 8 centimetri, 8 centimetri, quindi taglierei a 120. Adesso posso portare i capelli in avanti perché comunque abbiamo l'elastico guida, prendiamo le nostre forbici e quello che vado a fare è non tagliare così, ma tagliare inserendo le forbici all'interno della ciocchina e tagliare. Probabilmente sto tagliando di meno. In questo modo si taglierà un po' meglio. Poi dopo non vi preoccupate se magari le punte verranno tagliate malissimo, perché comunque dopo andremo a lavorare sulla drittezza delle punte, quindi non vi preoccupate. Vedete che sono, non so se riuscite a vederlo, sono molto asimmetriche, ma che sensazione bellissima. Ecco, adesso andiamo a lavorare appunto sul pareggiamento delle punte. Ci sono le busse che passano, che bello, vivere in città è bello, sì, hai tutto vicino, ma non è proprio il massimo per una che fa i video su YouTube, aiuto. Allora, ecco, come vedete ho reso piatto, diciamo, l'estremità finale. Allora, quello che devo fare adesso è posare le forbici, tolgo l'elastico, quello che mi ha dato, diciamo, il taglio, vado a togliere anche l'altro elastico, quindi li levo tutti e due, li togliamo, li metto qui e vado a districare. Ora quello che dobbiamo fare è riprendere i nostri elastici e fare praticamente quello che abbiamo appena concluso, quindi riblocchiamo i capelli in alto,
districhiamo nuovamente. Mamma mia, che sensazione! Voi pensate che io non taglio i capelli dal 7 gennaio, quindi la sensazione è molto strana. Ok, ripetiamo nuovamente la discesa dell'elastico, teniamo con una mano la chioma, mi raccomando state sempre dritte con il mento, col viso, scendiamo, magari con una mano potete anche afferrare la chioma e con l'altra tirate giù l'elastico, lo tirate sempre giù, mi raccomando, come prima. Appena sentite che perdete un po' di massa, rifate un altro giro. Questo vi aiuterà appunto, come vi dicevo prima, a tenere bloccati i capelli. Fate un altro giro, prendete nuovamente la vostra spazzola e date sempre una districata veloce. Arrivate a questo punto, tirate giù, tirate giù, tirate giù. Potete anche arrivare più in basso ancora, ovviamente fate sempre un altro giro per sicurezza. Ecco, io ne sto facendo un altro anche se magari in questo momento non riuscirete a vederlo, e vado sempre giù giù giù. Ora, avendo bloccato i capelli in questo modo, io vedo che fuoriescono un po' di capelli. Quello che faccio è stare dritta e tiro ancora giù. Ci mancava l'ambulanza. Scusatemi, ma cioè, i miei video sono pieni di rumori molesti. Ok, io ho tirato ancora più giù, come vedete. Adesso vado semplicemente a dare una raddrizzata a queste punte che sono un pochettino sfasate. Quindi probabilmente taglierò più di 8 cm, ma non importa. Io sono sempre per sì, avere una chioma molto lunga. Voi sapete che io sono una fervida sostenitrice del capello molto lungo, ma è anche importante e bello poi avere una chioma altrettanto sana, perché la bellezza sta in quello. Ok, come potete vedere le mie punte adesso sono perfettamente pari, sono state corrette, quindi il taglio grezzo iniziale è stato corretto. Quindi niente, adesso io poso le armi del mestiere, tolgo l'elastico e niente, questo praticamente è il taglio che voi non vedete. Sicuramente poi metterò anche delle foto. Queste comunque sono le mie punte, sono molto più piene di prima, comunque contate che non ho tolto nulla. Adesso per curiosità li andiamo a misurare nuovamente, anche per avere un riscontro, visto che comunque ho tolto probabilmente più di 8 cm. Contate che il mio intento non è quello di andare ad eliminare tantissima lunghezza, però è anche vero che non tagliavo da gennaio, quindi comunque le punte si sono svuotate un pochettino, nonostante io non abbia problemi di svuotamento della chioma. La mia chioma reagisce abbastanza bene, però ecco, capite che è da molto tempo che non venivano tagliati. Sono 120, quindi vuol dire che praticamente nel momento in cui li ho tagliati la prima volta sono stata un po' più, mi sono tenuta un po' più su, e quindi ho tagliato ufficialmente 8 centimetri. Niente ragazze, io spero di essere stata chiara, scusatemi per tutti i movimenti un po' impacciati e magari l'audio che non si è sentito benissimo.
Spero che il video vi sia stato utile. Mi raccomando, se avete dei commenti, delle richieste da farmi o magari delle domande che non ci sono magari delle cose che non si sono molto capite durante il video, potete tranquillamente lasciare un commentino qui sotto, io sarò molto felice di rispondervi. Io adesso vi lascio e noi ci vediamo al prossimo video.